Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima e particolare copertina. L'ho realizzata per una femminuccia, ma potete tranquillamente realizzarla per un maschietto in versione unisex cambiando i colori. La copertina misura 70 cm ed è alta 93 cm circa. Ho realizzato 3 tipi di piastrelle, 2 totalmente bianche ed una bianca e fucsia con il cuoricino. Questa con il cuoricino già la trovate sul mio canale, mentre le altre due ve le spiegherò nel corso del video. Adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se il progetto vi è piaciuto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: 450 g di cotone nella variante panna. Questo cotone pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri circa. È molto simile al fiocco. Dello stesso colore anche 2 gomitoli fucsia, un uncinetto 3,5, un marcapunto, una forbice, 7 piastrelle con cuoricino. Come potete vedere il fucsia l'ho utilizzato proprio per queste piastrelle. Trovate la spiegazione di queste piastrelle già sul mio canale e comunque vi lascio il link in descrizione. Prendo il cotone panna e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 28 catenelle. Vi consiglio sempre di provare l'uncinetto e vedere se va bene per la vostra mano oppure avete bisogno di un uncinetto più piccolo o più grande di quello che utilizzo io. Una volta realizzate le 28 catenelle, cosa faccio? Prendo una piastrella con il cuoricino, quindi vi consiglio di realizzare prima queste piastrelle e cosa faccio? Vado a provare le catenelle. Se la misura delle catenelle coincide con la lunghezza della piastrella, ho trovato il numero giusto di catenelle. Poi considerate che mano a mano la lavorazione un pochino si restringerà e con il bordino raggiungerò sempre la stessa misura. Quindi come vedete le mie catenelle misurano 13 cm e adesso cosa faccio? Inserisco un marcapunto sull'ultima catenella che ho appena lavorato e poi conto 1 2 3 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta ed il punto in cui andrei a lavorare la maglia alta. Quindi cosa faccio? Entro nella quinta catenella e lavoro un punto basso. Ecco qui, quindi ho saltato 3 catenelle più una più nella quinta ho lavorato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto basso. Punto successivo, punto alto. Quindi questo giro è veramente molto semplice in quanto andrò ad alternare un punto basso ed un punto alto per tutto il resto della catenella. Quindi dopo il punto basso lavoro il punto alto e poi punto alto e punto basso. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Ecco qui, ho terminato tutta la catenella e l'ho lavorata alternando un punto alto e un punto basso e appena finito di lavorare un punto alto, quindi ho iniziato con un punto alto e termino con un punto alto. Adesso vi dico con esattezza, vedete il lavoro si è ristretto a 11 cm e mezzo, poi ben tirata arriva anche a 12 cm ed è perfetto
per la piastrella che devo andare a realizzare. Quindi una volta terminato questo primo giro, cosa faccio? Giro il lavoro in questo modo, entro qui dove ho lavorato il punto alto e lavoro un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto basso per ricordarmi che qui inizio il giro. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo che corrisponde ad un punto basso e lavoro un punto alto. Punto successivo che corrisponde ad un punto alto, vado a lavorare un punto basso. Filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Quindi semplicemente per ogni punto alto sottostante vado a lavorare un punto basso e per ogni punto basso sottostante vado a lavorare un punto alto. Semplicemente continuo a lavorare un punto alto e un punto basso alternandoli rispetto al giro precedente. Quindi non vi potete sbagliare, dove c'è il punto alto lavoro punto basso e dove c'è il punto basso lavoro punto alto. Continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Mi raccomando, devo terminare con un punto basso e ci rivediamo qui e vi faccio vedere come continuare la lavorazione di questa piastrella. Allora, come potete vedere ho terminato anche questa riga e ho appena lavorato un punto alto e vi faccio vedere come lavorare l'ultimo punto che, come vi ho già anticipato, corrisponde ad un punto basso. Quindi tolgo il marcapunto, qui dove avevo inserito il marcapunto entro e vado a lavorare un punto basso. Anche questo giro è terminato e già si incomincia a vedere l'effetto di questo punto molto semplice ma d'effetto. Allora, adesso inizio una nuova riga. La lavorazione è sempre la stessa, quindi dove ho lavorato il punto basso, adesso devo lavorare un punto alto. Quindi cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono un punto alto, prendo il marcapunto e segno la terza catenella, giro il lavoro, entro qui dove nel giro sottostante ho lavorato un punto alto e lavoro un punto basso, poi filo sull'uncinetto e qui dove avevo lavorato un punto basso lavoro un punto alto, entro e lavoro un punto basso. Quindi semplicemente continuo a lavorare proprio come prima, soltanto che dove ho lavorato il punto alto lavoro un punto basso, dove avevo lavorato un punto basso lavoro un punto alto. Quindi continuo a lavorare così alternando questi due giri, una volta inizio con il punto alto, una volta inizio con il punto basso, proprio come vi ho fatto vedere, fino ad arrivare all'altezza da me desiderata, a 12 cm e mezzo, perché quando andrò a contornare la piastrella aggiungerò all'incirca 1 centimetro di lavorazione e arrivo a 13 cm, l'altezza da me desiderata. Quindi continuo a lavorare così alternando questi due giri. Mi raccomando, dovete sempre lavorare a punto diverso rispetto al punto che avete lavorato nel giro precedente. Noi ci rivediamo quando ho terminato e vi dico con esattezza quanti giri ho lavorato. Allora, come potete vedere, ho terminato di lavorare la mia piastrella e sono arrivata all'altezza da me desiderata, ossia circa 12 centimetri e mezzo. Ho lavorato un totale di 21 giri e l'ultimo giro termina con il punto alto, quindi ho iniziato con punto alto e termina con punto alto. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare il contorno, quindi catenella, giro il lavoro, entro qui dove ho lavorato l'ultimo punto alto e vado a lavorare un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Poi lavoro una catenella, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un punto basso. Ecco qui il mio angolo.
Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga, punto su punto a punto basso. Noi ci rivediamo quando sono arrivata al punto prima del marcapunto e vi faccio vedere l'altro angolo. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutta la riga punto su punto a punto basso e adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso, catenella, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un nuovo punto basso. In questo modo ho creato un angolo, lo stesso identico lavorato qui all'inizio. Adesso vado a lavorare questa parte che è la parte diciamo dell'altezza della mattonella. E cosa faccio? Vedete qui ho due fori, entro in questo secondo foro e lavoro un punto basso. Qui è dove ho lavorato il punto basso, quindi entro sotto al punto basso e lavoro un punto basso. Qui vedete ho due fori, entro nel secondo foro e lavoro un punto basso. Qui ho un'altra volta un punto basso, lavoro un punto basso. Ho un'altra volta due forellini, vedete? Entro nel secondo forellino e lavoro un punto basso, entro sempre sotto al punto basso e lavoro un punto basso. Ho un'altra volta i due forellini, entro nel secondo forellino e lavoro un punto basso, lavoro un punto basso. Quindi semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto dell'altezza, ossia quando mi si presentano i due forellini lavoro un punto basso nel secondo forellino, mentre quando mi si presenta il punto basso entro sotto al punto basso e lavoro un punto basso. Quindi in totale dovrete lavorare 21 punti bassi perché sono 21 righe. Ok, vedete sono arrivata alla fine della riga. Ho appena lavorato punto basso su punto basso, qui ho l'ultimo punto alto e cosa faccio? Entro qui dove c'è questo forellino e lavoro un punto basso, poi entro qui nel primo punto corrispondente all'altro giro, quindi qui, e lavoro l'angolo, ossia punto basso, catenella, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto basso. Ed ecco qui il risultato. Adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso, quindi punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e continuo così fino ad arrivare alla fine della riga. Noi ci rivediamo quando ho terminato di lavorare questa riga, così vi faccio vedere qui come lavorare l'angolo e continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto punto su punto a punto basso e sono arrivata proprio qui alla fine. Qui dove c'è l'anello dove ho iniziato le catenelle. Cosa faccio? Entro nel primo foro e lavoro un angolo, punto basso catenella e punto basso nello stesso punto. Adesso metto questo filo iniziale in orizzontale per nasconderlo e semplicemente ripeto lo stesso identico passaggio della parte verticale, ossia qui ho due forellini, entro nel primo forellino e lavoro un punto basso, qui ho il punto basso, entro sotto il punto basso e lavoro un punto basso. Qui ho di nuovo due forellini, entro nel secondo forellino e lavoro un punto basso.
punto basso, lavoro un punto basso. Ho 2 forellini, entro nel secondo forellino e lavoro un punto basso, punto basso, punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Quindi quando ho i 2 forellini lavoro un punto basso nel secondo forellino, mentre quando ho il punto basso lavoro il punto basso. Noi ci rivediamo qui per vedere come terminare la piastrella. Allora, come potete vedere, ho terminato di lavorare questa riga, devo soltanto lavorare l'ultimo punto, quindi ho 2 forellini, entro qui nel primo forellino e lavoro un punto basso. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Catenella e taglio il filo. Adesso sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo ed ecco qui la mia piastrella terminata. Quindi questa piastrella è veramente molto facile da realizzare e come potete vedere ha le stesse dimensioni di quella a cuore. Cambia soltanto il numero di punti, ma quando le andrò a cucire vi spiego come recuperare questa differenza. Adesso non mi resta altro che realizzarne altre 13 e per ognuna di queste andare a nascondere il filo o con un ago o con un uncinetto più piccolo, mi raccomando da rovescio del lavoro. Adesso vi spiego come realizzare l'altra piastrella. Allora prendo sempre il filato panna, l'uncinetto sempre 3,5 e realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 32 catenelle. Quindi rispetto all'altra piastrella carico un numero maggiore di catenelle in quanto essendo il punto bucherellato per la mia mano ho bisogno di un numero maggiore di punti. Vi consiglio sempre di tenere come misura di riferimento la piastrella a cuore e vedere se questo numero di catenelle coincide con la lunghezza che ci serve, ossia all'incirca sui 12 cm 13. Allora, una volta caricate le 32 catenelle, cosa faccio? Prendo un marcapunto e segno l'ultima catenella lavorata. Adesso conto 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 4 il punto in cui lavorare la maglia alta e altre 3 catenelle. Quindi in totale salto 7 catenelle. Entro nell'ottava catenella e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un punto alto. 1, 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto, punto alto. Ed ecco qui il risultato. Ho lavorato questo ventaglietto e le prime 3 catenelle sostituiscono un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e conto una catenella, 2, 3 e 4 catenelle. Entro nella quinta catenella e lavoro un nuovo ventaglietto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, sempre tutto nello stesso punto. Adesso tiro bene la catenella, carico il filo sull'uncinetto, conto 1, mi raccomando fate attenzione a questo punto che si rimpicciolisce molto ma c'è, 3, 2, 3, 4 catenelle, entro sempre nella quinta e lavoro un nuovo ventaglietto composto sempre da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Poi filo sull'uncinetto, tiro bene le catenelle, conto 1, 2, 3, 4 punti, entro nel quinto e lavoro un nuovo archetto, sempre nello stesso modo.
Sistemo bene le catenelle, carico il filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e lavoro un nuovo archetto. Tiro bene le catenelle, me ne sono rimaste 4, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella e lavoro un punto alto e la prima riga della nuova mattonella è terminata. Adesso questa riga la ripeto per tutta l'altezza e vi faccio vedere. Mi alzo con 3 catenelle, prendo un marcapunto e segno la terza catenella. Giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto ed entro qui nello spazio dell'archetto dove ho lavorato le 2 catenelle e vado a ripetere lo stesso identico archetto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, sempre nello stesso spazio. Ed ecco qui il risultato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio dell'archetto successivo e lavoro sempre un nuovo archetto composto da 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio dell'archetto successivo, sempre dove ci sono le 2 catenelle, e lavoro un nuovo archetto, sempre nello stesso modo. Ecco qui il risultato. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, sempre nello spazio, e lavoro un nuovo archetto. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio successivo e lavoro un nuovo archetto. Una volta lavorati tutti gli archetti, cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto alto. Quindi mi raccomando, quando togliete il marcapunto fate attenzione a non perdere il punto. E adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, segno sempre la terza catenella, giro il lavoro e ripeto lo stesso procedimento di prima, ossia entro nello spazio dell'archetto sottostante dove ci sono le 2 catenelle e lavoro un archetto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Entro nell'archetto successivo, sempre nello spazio, e lavoro un nuovo archetto. Quindi, come potete vedere, questa mattonella è veramente molto semplice da lavorare, in quanto devo ripetere sempre lo stesso passaggio, ossia mi alzo con 3 catenelle, giro il lavoro, nello spazio dei vari archetti sottostanti lavoro un nuovo archetto composto sempre da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti e quando arrivo alla fine della riga vado a lavorare un punto alto, proprio lì dove avevo messo il marcapunto. Continuo così fino ad arrivare all'altezza da me desiderata, ossia circa 12 cm e mezzo, anche 12. E poi ci rivediamo quando sono arrivata a questa altezza per farvi vedere come concludere la mattonella. Poi vi dico con precisione quanti giri ho lavorato, così vi potete regolare. Ecco qui.
Ho terminato di lavorare la mia mattonella ed ho lavorato un totale di 11 giri e sono arrivata all'altezza da me desiderata. Adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro, entro qui dove ho lavorato il punto alto e lavoro un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi dove inizia il bordo. Poi lavoro una catenella, rientro nello stesso identico punto e lavoro un nuovo punto basso ed ecco qui l'angolo. Adesso cosa faccio? Entro nello spazio tra il punto alto e il primo punto alto dell'archetto in questo modo e vado a lavorare un punto basso. Poi entro sul primo punto alto dell'archetto e lavoro un punto basso, entro nel punto alto successivo e lavoro un punto basso, salto le 2 catenelle, entro nel punto alto e lavoro un punto basso, poi punto alto, lavoro un punto basso e adesso nello spazio tra i 2 punti alti lavoro un punto basso. Poi entro nel punto alto e lavoro un punto basso, entro nel punto alto successivo, lavoro un punto basso, salto le 2 catenelle, entro nel punto alto successivo e lavoro un punto basso. Punto alto successivo, lavoro un punto basso. Entro nello spazio tra i 2 archetti e lavoro un punto basso. Punto alto dell'archetto successivo lavoro un punto basso, punto alto successivo punto basso, salto le 2 catenelle, ricomincio punto basso, punto basso tra i 2 archetti e così via. Quindi questo giro è veramente molto semplice in quanto su ogni punto alto dei vari archetti lavoro un punto basso, mi raccomando devo sempre saltare le 2 catenelle e poi lavoro un punto basso tra i 2 nello spazio tra i 2 archetti. Ok, una volta terminato l'ultimo punto basso, cosa faccio? Entro nello spazio tra l'archetto e il punto alto e lavoro un punto basso, poi tolgo il marcapunto e vado a lavorare l'angolo. Quindi entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso, una catenella e sempre nello stesso punto un punto basso. E adesso che ho lavorato l'angolo vado a lavorare la parte verticale, quindi qui dove ho il punto alto lavoro 2 punti bassi, poi qui dove c'è questo spazietto lavoro un punto basso, poi ho un nuovo punto alto, passo sotto il punto alto e lavoro 2 punti bassi. Qui ho questo buchetto e vado a lavorare un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga, ossia quando ho il punto alto lavoro 2 punti bassi e quando ho questo forellino lavoro un punto basso. Quindi anche questa parte è veramente molto semplice. Io adesso la continuo a lavorare e ci rivediamo quando devo lavorare questo nuovo angolo e vi spiego cosa fare. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il resto della riga come vi ho detto e adesso devo lavorare questo angolo qui. Cosa faccio? Vado a lavorare 2 punti bassi, poi lavoro una catenella e vado a lavorare questa parte qui. E cosa faccio? Lavoro 4 punti bassi. Una volta lavorati 4 punti bassi entro qui dove c'è questo spazio e lavoro un punto basso ed ecco qui il risultato. E qui ho l'angolo. Adesso vedete qui ho queste catenelle, cosa faccio? Passo sotto e vado a lavorare 4 punti bassi. Una volta lavorati 4 punti bassi entro qui dove c'è questo spazio e lavoro un punto basso, poi ho di nuovo le catenelle, quindi cosa faccio? Vado a lavorare 4 punti bassi.
Qui dove c'è il forellino lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga fino ad arrivare qui dove ci rivediamo e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare come vi ho detto alternando 4 punti bassi e un punto basso nel forellino fino ad arrivare qui. Adesso cosa faccio? Entro qui e vado a lavorare sempre 4 punti bassi, catenella e sempre qui vado a lavorare 2 punti bassi. Mi raccomando, mettete questo filetto iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo. Adesso entro qui dove c'è questo forellino e lavoro un punto basso. Tiro bene il filo iniziale per sistemare bene i punti e cosa faccio? Continuo a lavorare, quindi qui dove c'è il punto alto entro passando sotto e lavoro 2 punti bassi. Poi qui c'è questo forellino, entro e lavoro un punto basso. Qui c'è un nuovo punto alto, quindi vado a lavorare 2 punti bassi. Qui c'è un forellino, entro e lavoro un punto basso. Quindi semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga lavorando 2 punti bassi quando ho un punto alto e un punto basso nel forellino subito dopo il punto alto, proprio come ho fatto dall'altro lato della piastrella. Quindi io adesso continuo a lavorare tutta la riga e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui e vi faccio vedere come terminare la piastrella. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il resto della riga come vi ho detto e sono arrivata qui. Adesso all'ultimo punto alto, quindi vado a lavorare 2 punti bassi e poi cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo, catenella e taglio il filo. Poi sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo ed ecco qui la piastrella è terminata. Adesso prendo le altre 2 piastrelle e vi faccio vedere che anche questa ha le stesse identiche dimensioni delle altre 2 piastrelle. Quindi il discorso è sempre lo stesso, pur avendo un numero di punti diversi, le piastrelle sono tutte grandi uguali. Quindi nello stesso identico modo andrò a realizzare altre 13 piastrelle. Mi raccomando, 13 anche di queste intere e 7 di queste a cuore. Noi ci rivediamo quando ho tutte le piastrelle pronte e vi faccio vedere come cucirle. Allora, prendo il filo e cosa faccio? Prendo una piastrella e vado a misurare quanto filo serve per cucire le varie piastrelle. Precisamente calcolo il doppio di ogni piastrella e continuo a ripetere questo passaggio fino ad ottenere il numero di piastrelle che devo cucire. Nel mio caso inizio cucendo le piastrelle in orizzontale, quindi in orizzontale vado a mettere 5 piastrelle, perciò devo prendere questa misura, mi raccomando il doppio della piastrella, calcolata per 5 volte. Una volta calcolate le 5 volte, considero una mezza misura in più proprio per sicurezza e poi taglio il filo. Poi prendo un ago ed inserisco il filo nell'ago. E cosa faccio? Prendo la piastrella intera e conto quanti punti ho. Poi sotto alla piastrella intera vado a mettere la piastrella bucata, quindi conto quanti punti ho anche sulla piastrella bucata. In questo modo calcolo la differenza di punti che ho tra le 2 piastrelle in modo tale da regolarmi su quanti punti devo poi andare a correggere. Quindi cosa faccio? Una volta contati questi punti inizio ad unire le piastrelle. Quindi entro proprio nell'angolo della piastrella, precisamente prendo la catenella
ed inserisco l'ago in questo modo. Non faccio alcun nodo in quanto lascio il filo libero in modo tale poi da poter assicurare il tutto una volta cucite tutte le piastrelle. Poi cosa faccio? Prendo l'altra piastrella, entro sempre nell'angolo, anche in questo caso entro nella catenella e faccio passare il filo. In questo modo ho unito le due piastrelle. Io questi passaggi vi consiglio di realizzarli mettendo le due piastrelle su un piano in modo tale da vedere se i vari punti presi coincidono bene. Poi cosa faccio? Rientro in questo stesso identico punto sia nella catenella e ripasso il filo sia da una parte che dall'altra. Io adesso vi faccio vedere tutta la cucitura in questo modo perché altrimenti ho difficoltà nel registrare i vari passaggi, però come vi ho già detto vi consiglio di stendere le due piastrelle sul piano in modo tale da regolarvi anche visivamente su quanti punti dover magari cucire due volte e regolarvi insomma in modo tale da non stringere troppo nessuna delle due piastrelle. Quindi una volta ripassati questi due punti, cosa faccio? Metto le due piastrelle in questo modo, entro sulla asolina interna del punto, quindi non quella davanti a me ma quella interna, sia da una parte che dall'altra e faccio passare il filo. Poi tiro il filo. E cosa faccio? Entro nel punto successivo, sempre prendendo la solina interna del punto, entro nel corrispondente punto e tiro il filo. Adesso, visto che la piastrella bucata ha più punti rispetto a quella diciamo intera, cosa faccio? Entro nel punto successivo della piastrella bucata e rientro nello stesso punto dove sono entrata prima della piastrella intera e faccio passare il filo. In questo modo diciamo sto continuando a cucire ma intanto ho levato quel puntino in più rispetto all'altra piastrella. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo della piastrella bucata, entro nel corrispondente punto della piastrella intera, quindi quello dove prima non ho passato il filo, e faccio passare il filo. Quindi, come vedete, è veramente molto facile cucire queste piastrelle tra di loro, in quanto il procedimento è sempre lo stesso. L'unica cosa da fare è questa: quando notate che i punti della piastrella bianca sono troppi rispetto a quella intera, prendete il punto successivo della piastrella con il numero di punti in più e lo fate passare due volte nello stesso punto della piastrella con meno punti. E spero di essere stata abbastanza chiara. Comunque, se poi trovate difficoltà in quanto magari non mi sono spiegata bene, fatemelo sapere che faccio proprio un video dedicato a questo tipo di cuciture. Quindi il mio consiglio è sempre lo stesso: voi stendete le due piastrelle su un piano in modo tale da controllare che le due parti finali coincidano sempre e quindi di non star stringendo troppo una delle due piastrelle, ok? E continuate a cucire così. Quindi entro nel punto successivo della piastrella bucata, che è quella con più punti. Entro nel punto precedente della piastrella bianca e faccio passare il filo. Ecco qui.
In questo modo riesco a recuperare quei punti in eccesso. Adesso rientro nello stesso punto della piastrella bianca ed entro nel corrispondente punto della piastrella intera e tiro il filo. Poi metto le due piastrelle bene insieme e controllo di non aver stretto troppo una delle due piastrelle. E cosa faccio? Se vedo che così già le due piastrelle vanno bene, continuo a cucire punto su punto e quando trovo quella piastrella con magari un punto in più, semplicemente prendo il punto nuovo sulla piastrella con più numeri e riprendo lo stesso punto sulla piastrella con meno punti, proprio come sto facendo, vedete? E questo è il risultato. Quindi alla fine è veramente molto semplice cucire queste piastrelle, ci vuole soltanto un pochino di pazienza nel controllare quei punti in più in eccesso. Poi vi consiglio ogni tanto di ricontare i punti e quando notate che le due piastrelle hanno lo stesso numero di punti, cucite proprio punto su punto senza neanche più mettervi a guardare se ci sono punti in eccesso oppure no. Quindi cosa faccio? Vedete? Entro nel punto e prendo solo la letta interna. Poi entro nel corrispondente punto e faccio passare l'ago. Tiro il filo e cosa faccio? Entro nel punto successivo della piastrella bucata e se noto che ancora le due piastrelle hanno qualche punto di differenza, rientro nello stesso punto in cui sono entrata prima e tiro il filo. Ecco qui, vedete? Adesso entro nel punto successivo, entro nel corrispondente punto della piastrella, chiamiamola intera, e tiro il filo ed ecco qui il risultato, vedete? La cucitura non è trasparente, si vede, ma è un effetto scelto proprio apposta perché mi piace creare questa righettina che segna, diciamo, una sorta di decoro tra le varie piastrelle. Poi sinceramente è il metodo più idoneo che ho trovato per cucire questo tipo di piastrelle con un numero di punti diversi. Allora, io adesso continuo a cucire così tutto il resto delle piastrelle e semplicemente quando devo attaccare le altre ripeto lo stesso passaggio. Ma diciamo che quando devo terminare questa cucitura vi faccio vedere cosa fare in modo tale poi da regolarvi quando dovete attaccare l'altra, ok? Vedete adesso sono riuscita ad appareggiare le due piastrelle e continuo semplicemente a cucire punto su punto. Quindi noi ci rivediamo quando sono arrivata qui vicino alla fine e vi faccio vedere come terminare la cucitura. Allora, come potete vedere ho cucito tutto il resto della piastrella e mi sono rimasti gli ultimi punti da cucire. Quindi cosa faccio? Continuo prendendo i punti in corrispondenza, quindi continuo a cucire punto su punto fino ad arrivare all'angolo, proprio qui. Quindi cosa faccio? In questo caso prendo il punto intero, prendo il corrispondente punto sull'altra mattonella sempre intero e tiro il filo. Quindi all'inizio e alla fine i punti li prendo sempre interi per poter assicurare meglio
la cucitura e poi anche il punto dell'attaccatura, così si vede bello pieno, non ha alcun buco. Ripasso un'altra volta sugli stessi punti ed ho terminato la cucitura tra queste due mattonelle. Quindi nello stesso identico modo, senza tagliare il filo, prendo altre due piastrelle, precisamente a fianco a quella intera metto una bucata e a fianco alla bucata vado a mettere una piastrella con il cuoricino e ripeto sempre lo stesso passaggio. Mi raccomando, fate attenzione ai punti da recuperare. Adesso cucio tutte le piastrelle, poi ci rivediamo e vi faccio vedere con precisione come andare a cucire le varie piastrelle tra di loro. Ecco qui, ho cucito tutte le piastrelle. Cosa ho fatto? Allora ho messo una riga dove ho alternato una piastrella piena con una bucata. Vedete? Piena, bucata, e per ultimo una piena. Poi ho iniziato la seconda riga dove in corrispondenza della piena ho messo una bucata e in corrispondenza della bucata ho messo un cuore. Ho continuato bucata, cuore, bucata. Poi nella riga sottostante ho ripetuto la riga iniziale, quindi sotto alla bucata ho messo la piena e sotto al cuore ho messo la bucata e ho continuato piena, bucata e piena. La riga sottostante ho cambiato un'altra volta l'ordine delle piastrelle e sotto la piena ho messo il cuore e sotto la bucata ho messo la piena, quindi ho messo cuore, piena e cuore. Poi ho ripetuto sempre la riga iniziale, quindi sotto il cuore ho messo la piena e sotto la piena ho messo la bucata e ho fatto piena, bucata, piena, Poi ho ripetuto la riga, quindi sotto al pieno ho messo bucato e sotto al bucato ho messo cuore, ho fatto bucato, cuore, bucato ed infine ho ripetuto la riga iniziale, quindi sotto al bucato ho messo il pieno e sotto il cuore ho messo bucato e ho fatto pieno, bucato, pieno e questo è il risultato. È veramente molto soddisfacente. Inoltre il colore prevalente è il panna, quindi la copertina neanche risulta pesante e ha soltanto questo tocco di colore dato dal fucsia. Adesso cosa faccio? Vado ad assicurare tutti gli inizi e tutte le fine delle cuciture che ho lasciato aperte, quindi prendo una coda lana, inserisco questo filo lasciato in sospeso e cosa faccio? Tiro bene il filo e vedo se non si crea uno scalino, quindi se in questo modo la cucitura non dà fastidio, semplicemente passo all'interno del punto a fianco e poi passa dentro la solina successiva, quindi in questo modo, vedete? Passo in mezzo al punto, così, e poi prendo sempre dalla parte del rovescio anche una parte del punto in questo modo, vedete, e faccio passare il filo. Per esempio nel mio caso se tiro bene il filo non si crea alcuno scalino, quindi in questo modo blocco bene la cucitura, ma se si creasse lo scalino lasciate il filo un pochino più libero, quindi meno tirato, in modo tale da creare una nuova asolina. Poi una volta fatto passare in questo modo il filo, cosa faccio? Mi aggancio ad una asolina sempre di un punto qui dietro, in questo modo, creo un cappiettino che tengo bloccato con il dito per non farlo camminare e faccio passare l'ago all'interno di questo cappiettino in modo tale da formare un nodo e bloccare la cucitura.
Poi una volta fatto passare l'ago, tengo ben stretto il cappettino alla copertina e tiro il filo in modo tale da far rimanere il nodino attaccato al punto dove mi sono agganciata. Una volta fatto questo, quindi una volta assicurata la cucitura, cosa faccio? Semplicemente faccio passare l'ago attraverso le varie soline dei punti e nascondo il filo. Ripeto questo passaggio per tutte le altre cuciture e ci rivediamo quando ho terminato di nascondere tutti i fili. Mi raccomando, controllate se tirare bene i fili, quindi non far vedere questo filetto, oppure se c'è bisogno di creare una solina per non creare un dislivello. Poi, quando nascondete il filo, tirate bene il tutto in modo tale da non rovinare la cucitura fatta in precedenza e taglio il filo in eccesso. E questo è il risultato. Un lavoro molto pulito. Quindi, come vi dicevo prima, adesso vado a nascondere tutti gli altri fili e ci rivediamo per vedere come lavorare il bordo. Allora, come vedete ho nascosto tutti i fili e devo dire sono abbastanza soddisfatta del risultato ottenuto dalla cucitura delle piastrelle. Adesso cosa faccio? Dall'angolo, da uno dei 4 angoli, non c'è un angolo preciso dove iniziare, cosa faccio? Vado ad attaccare il filo per poter lavorare il bordo, quindi creo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno, sempre il 3,5, e una volta inserito l'uncinetto stringo bene il cappietto. Adesso cosa faccio? Entro proprio al centro dell'angolo, quindi dove ho lavorato la catenella, in questo modo. Mi raccomando, dovete lavorare dal dritto del lavoro, e faccio passare il filo. Vedete, ho 2 asoline sull'uncinetto. Adesso sposto questo filo iniziale in questo modo in modo tale da bloccarlo e chiudo le 2 asoline. In questo modo ho assicurato il filo al lavoro ed ho anche lavorato un punto basso. Quindi tiro bene il filo iniziale e prima di continuare prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che inizia qui il mio bordo. Ok, adesso sposto questo filo iniziale in questo modo in modo tale da bloccarlo e lavoro una catenella, risposto il filo e lavoro una seconda catenella. Poi rientro nello stesso identico punto dove mi sono agganciata e lavoro un nuovo punto basso. E in questo modo ho creato l'angolo del bordino. Eccolo qui. Quindi quando andrò a lavorare gli angoli devo lavorare punto basso, 2 catenelle e punto basso. Adesso metto il filo iniziale in orizzontale per continuare a nasconderlo e cosa faccio? Tiro bene l'angolo e vado a lavorare un punto basso sul primo punto basso della mattonella che come potete vedere è un pochino ristretto e poi continuo semplicemente a lavorare punto su punto a punto basso fino a lavorare tutto il resto della piastrella. Poi lavorate punto su punto, ma se notate che in alcuni punti la piastrella esce troppo e quindi crea un pochino di difetto perché magari, non so, è venuta lavorata un pochino deformata o comunque
durante la cucitura sia un pochino deformata, vi consiglio di fare qualche diminuzione se c'è bisogno. Comunque adesso vado avanti, poi vi spiego nel caso come fare queste piccole diminuzioni. Quindi come vedete io ho lavorato tutto punto su punto perché non c'era bisogno di alcuna diminuzione. Adesso cosa faccio? Lavoro un altro punto basso, sono arrivata qui nel punto in cui ho fatto la cucitura. Come potete notare io qui ho creato una solina in quanto altrimenti rimaneva brutto il lato e quindi entro in questa solina e lavoro un punto basso. Poi entro nel punto successivo. Si può trovare un pochino di difficoltà in quanto è il punto in cui mi sono agganciata per creare la rosolina e lavoro un punto basso e poi continuo a lavorare punto su punto a punto basso e vedete viene il lavoro proprio dritto. Se per caso qui voi non viene così e avete bisogno di una piccola diminuzioncina, cosa dovete fare? Come per esempio vedete qui io ho uno scalino, quindi andrò sicuramente a lavorare una diminuzione. E cosa faccio? Un punto è composto da due asoline, una interna e una esterna. Io vado a prendere soltanto la solina esterna, quindi quella davanti a me. Entro nel punto successivo e prendo la solina esterna, chiudo le prime due soline e chiudo le ultime due soline. E in questo modo ho lavorato una diminuzione che corrisponde sempre a un punto basso e quindi non si noterà. Adesso continuo a lavorare tutta questa riga come vi ho appena detto, quindi se c'è bisogno faccio qualche diminuzione o altrimenti continuo a lavorare punto su punto a punto basso e noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità dell'altro angolo e vi faccio vedere come andare a lavorarlo. Quindi il passaggio è veramente molto semplice, poi dipende tutto da come abbiamo cucito le piastrelle. Allora, come potete vedere sono andata avanti, ho cucito, scusate, ho lavorato punto su punto a punto basso tutto il resto della riga e devo dire ho fatto soltanto qualche piccola diminuzioncina. Adesso vado a lavorare l'angolo che deve essere lavorato proprio come ho fatto il primo angolo. Vedete qui e qui ho fatto qualche diminuzioncina e alla fine il bordo è tutto dritto, non ho nessuna, diciamo, ondulatura. Adesso entro proprio come ho fatto all'inizio nel centro dell'angolo della piastrella, quindi dove ho lavorato la catenella. E cosa faccio? Lavoro un punto basso. Una volta lavorato il punto basso lavoro una catenella, una seconda catenella, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto basso. E questo è l'angolo. Quindi quando mi ritrovo a dover lavorare un angolo devo ripetere sempre questo passaggio. Nel centro dell'angolo della piastrella lavoro un punto basso, due catenelle e un punto basso e poi semplicemente continuo a lavorare punto su punto o, come vi ho detto prima, se c'è bisogno lavoro qualche diminuzione. Mi raccomando, fate attenzione a non far creare ondulature, altrimenti poi il lavoro non è bello pulito. Allora, io adesso vado avanti e continuo a lavorare così tutto il resto della copertina. Mi raccomando, nei due lati verticali devo sempre avere lo stesso numero di punti e stesso discorso vale per i due lati orizzontali. Poi, una volta che ho ripassato tutta la coperta, vi dico con precisione io con quanti punti sono rimasta. Allora, ho ripassato tutta la copertina e adesso non mi rimane altro che terminare il giro. Allora, nel lato verticale, quindi dove ho cucito più piastrelle, ho un totale di 187 punti bassi.
Calcolate che qui dove ho la piastrella a cuoricino, praticamente ho lavorato tutte riduzioni, soltanto i due punti iniziali li ho lavorati punto su punto, perché la piastrella tendeva ad uscire fuori e non mi piaceva l'effetto. Poi se a voi non fa lo stesso difetto, fate punto su punto, quindi dipende anche dalla vostra mano o comunque dalla vostra cucitura. Invece per quanto riguarda il lato orizzontale ho un totale di 131 punti bassi, devo dire che qui ho fatto veramente poche riduzioni. Quindi adesso cosa faccio? Entro nel punto in cui avevo messo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo per chiudere il giro. Adesso entro nel centro dell'angolo, ossia dove ho lavorato prima le 2 catenelle, e lavoro un punto bassissimo. Poi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, prendo un marcapunto e segno la terza catenella. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto, ossia dove ci sono le 2 catenelle, e lavoro un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un quarto punto alto. Una volta lavorati i 4 punti alti, lavoro 2 catenelle. Poi carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre in questo stesso identico punto e lavoro altri 4 punti alti. In questo modo sto lavorando l'angolo del bordino. Questo stesso angolo va ripetuto per tutti e 4 gli angoli, quindi quando mi trovo in prossimità degli angoli devo lavorare 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti. E questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare lungo il lato orizzontale, quindi dove ho i 131 punti bassi. Carico il filo sull'uncinetto, salto questo punto 1, 2, 3, entro nel quarto punto, quindi mi raccomando, questo punto è veramente molto piccolo perché si è ristretto con l'angolo, ma c'è, quindi conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto e lavoro 4 punti alti, tutti in questo quarto punto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto e lavoro 4 punti alti, sempre tutti nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto e lavoro 4 punti alti. Quindi questo giro è veramente molto semplice in quanto devo saltare 3 punti di base e nel quarto punto lavorare 4 punti alti. E questo è l'effetto. Io adesso vado avanti in questo modo e lavoro tutto il resto della riga e noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità dell'angolo e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, ho lavorato tutto il resto della riga come vi ho detto, saltando 3 punti di base. Nel quarto punto ho lavorato 4 punti alti e sono arrivata qui in prossimità dell'altro angolo, quindi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto e lavoro 4 punti alti. Poi carico il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 e vedete
Il quarto punto coincide proprio con il centro dell'angolo, quindi entro nel centro dell'angolo dove ho lavorato le 2 catenelle e vado a lavorare un nuovo angolo composto, come vi ho già detto all'inizio, da 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti, tutti lavorati nello stesso punto. Ed ecco qui il risultato. Adesso vado a lavorare la parte orizzontale e la lavoro proprio come ho fatto nell'altra parte, quindi carico il filo sull'uncinetto, conto il primo punto che mi raccomando è quasi nascosto dall'angolo ma c'è, poi salto il secondo, salto il terzo e nel quarto punto vado a lavorare 4 punti alti. E poi continuo, salto 3 punti di base, nel quarto punto lavoro 4 punti alti. Quindi continuo a lavorare così tutto il resto della riga, mi raccomando, salto 3 punti, nel quarto punto lavoro 4 punti alti, poi quando arrivo in prossimità dell'angolo ripeto lo stesso identico passaggio che vi ho fatto appena vedere, ossia sicuramente mancano gli ultimi 3 punti, il quarto punto coincide proprio con lo spazio tra i 2 punti bassi dell'angolo, dove vado a lavorare 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti e poi ricomincio, salto 3 punti, mi raccomando fate sempre attenzione al primo punto dopo l'angolo che è molto ristretto ma c'è, e lavoro sempre questa parte di 4 archetti, di archetto di 4 punti alti. Quindi noi ci rivediamo al termine di questo giro e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto della copertina come vi ho detto e adesso devo andare a chiudere questo giro. Quindi cosa faccio? Tolgo il marcapunto e faccio attenzione a non perdere il punto dove l'avevo inserito. Entro qui con l'uncinetto e lavoro un punto bassissimo ed ecco qui ho concluso questo giro di bordo. Adesso cosa faccio? Entro nel punto alto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto alto successivo e lavoro un punto bassissimo. Poi entro nello spazio tra questo gruppo di 4 punti alti e l'altro, quindi dove ho lavorato le 2 catenelle, e lavoro un punto bassissimo. Quindi in totale ho lavorato, compreso quello di chiusura, 4 punti bassissimi. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono un punto alto, prendo il marcapunto e segno la terza catenella. Adesso lavoro una catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un punto alto. Catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. Catenella di separazione, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare una catenella ed un punto alto fino ad ottenere un totale di 10 punti alti. Quindi vedete? Catenella, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. Io intanto ne ho già lavorati 2, 4, 6 e questo è il settimo. Anzi, scusate, è l'ottavo. Quindi vado a lavorare una catenella, lavoro il nono punto alto, catenella, lavoro il decimo punto alto.
Quindi, come vi ho detto, ho lavorato 10 punti alti separati da una catenella e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, entro nel primo punto alto di questo archetto, quindi salto questi 3 punti e lavoro un punto basso. Ecco qui il risultato. Poi catenella, carico il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 punti alti, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto alto. Poi catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Catenella, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Catenella, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un quarto punto alto. Catenella, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un quinto punto alto. Quindi ho lavorato in questo punto alto un archetto di 5 punti alti separati da una catenella. Adesso catenella, salto 3 punti alti, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Quindi questo giro è veramente molto semplice, in quanto io vado a lavorare sempre e solo sul primo punto alto di ogni archetto. E cosa faccio? Catenella, vedete, salto 3 punti alti, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un archetto di 5 punti alti separati da una catenella. Una volta terminato l'archetto, lavoro una catenella, salto 3 punti alti, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Quindi vedete, è veramente molto semplice. Lavoro punto basso, catenella, nel primo punto alto dell'archetto successivo lavoro un archetto di 5 punti alti separati da una catenella e questo è il risultato. Poi lavoro una catenella, salto sempre 3 punti alti, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Adesso continuo a lavorare così tutto il resto della riga e noi ci rivediamo qui, vi faccio vedere come lavorare l'angolo. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto della riga, come vi ho detto, alternando catenella, punto basso nel primo punto alto dell'archetto sottostante, catenella e archetto di 5 punti alti separati da una catenella qui dove c'è il primo punto alto dell'archetto successivo. Quindi ho appena terminato l'archetto di 5 punti alti, lavoro una catenella, conto 3 punti alti, entro nel quarto punto alto che corrisponde sempre al primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto basso, poi catenella, carico il filo sull'uncinetto e qui nell'angolo, quindi nello spazio dove ho lavorato le 2 catenelle, vado a lavorare un archetto di 10 punti alti separati da una catenella, proprio come ho fatto ad inizio giro. Ed ecco qui, ho lavorato 10 punti alti separati da una catenella. Adesso non mi resta altro che ricominciare la riga proprio come ho fatto qui ad inizio, quindi catenella, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo, quindi salto questi punti e lavoro un punto basso, poi catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto 3 punti alti, entro sempre nel primo punto alto dell'archetto successivo e lavoro un archetto di 5 punti alti separati da una catenella.
e quindi semplicemente ricomincio questa sequenza per tutto il resto della riga fino ad arrivare all'angolo dove ripeto questo stesso identico passaggio, ossia arrivo, punto basso, catenella, archetto di 10 punti alti separati da una catenella, poi catenella e ricomincio dal punto basso. Quindi è veramente molto semplice lavorare questo bordo, non c'è niente di particolarmente difficile e io adesso continuo a lavorare tutta la copertina così, noi ci rivediamo qui per vedere come concluderla. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il resto della copertina proprio come vi ho detto e adesso devo terminare il tutto, quindi ho appena lavorato l'archetto di 5 punti alti separati da una catenella, lavoro una catenella, entro nel primo punto alto dell'archetto successivo, qui faccio un pochino di fatica perché è proprio il punto in cui nel giro precedente ho chiuso il giro, quindi devo entrare dove c'è il punto bassissimo e lavoro un punto basso. Una volta lavorato il punto basso, lavoro una catenella e chiudo il giro nel punto dove avevo inserito il marcapunto con un punto bassissimo. Quindi mi raccomando nella terza catenella. Adesso ho deciso di lavorare l'ultimo giro con il fucsia, quindi vado a chiudere la lavorazione con il bianco, ma se voi preferite potete anche continuarla sempre con il bianco, questo dipende dal vostro gusto. Quindi catenella e taglio il filo, ne lascio un pochino in modo tale da poterlo nascondere, quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e prendo un ago da lana e vado a nascondere questo filo. Mi raccomando, il filo si nasconde sempre sul rovescio del lavoro in modo tale da non far vedere niente. Quindi cosa faccio? Giro la coperta in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me e semplicemente faccio camminare questo filo attraverso le varie fessure del punto alto. Quindi vedete, entro qui lungo tutte queste fessurine così e cammino lungo il punto alto. Una volta arrivata qua giù, tiro bene il filo in modo tale da non rovinare il mio archetto e vado a nascondere il filo attraverso tutti questi punti, vedete? Entro dentro queste asoline e faccio passare il filo. Ok, una volta fatto passare il filo, tiro bene i punti in modo tale da allargarli per come erano e taglio il filo in eccesso. Poi, se preferite, potete anche terminarla così la copertina, questo dipende sempre dal vostro gusto. Io ho deciso di dare un tocco in più con un giro di fucsia. Allora, adesso cosa faccio? Prendo proprio il filato fucsia e sempre l'uncinetto 3,5 e cosa faccio? Non parto questa volta dall'angolo, ma parto da questo punto basso, ossia il punto basso prima dell'archetto di 5 punti alti separati da una catenella. E cosa faccio? Realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e poi inserisco l'uncinetto proprio nel punto basso dove vi dicevo.
Quindi una volta inserito l'uncinetto, tiro il filo in modo tale da avere 2 asoline sull'uncinetto, poi sposto questo filo iniziale in questo modo per bloccarlo e chiudo le 2 asoline. Poi tiro il filo iniziale in modo tale da assicurare bene il punto e come potete vedere ho agganciato il filato fucsia e ho anche lavorato un punto basso. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto. In realtà non ce n'è neanche di bisogno perché essendo fucsia si riconosce il punto di inizio. Adesso cosa faccio? Entro direttamente nello spazio tra i primi 2 punti alti dell'archetto di 5 punti alti separati da una catenella qui dentro e lavoro un punto basso. Mi raccomando, il filo iniziale mettetelo in orizzontale in modo tale da nasconderlo. Adesso cosa faccio? Entro nello spazietto successivo, ossia nello spazio tra i 2 punti alti successivi, qui. E cosa faccio? Lavoro un punto basso. Mi alzo con 3 catenelle, rientro nella terza catenella, quindi qui, e lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, prendete la catenella in modo tale da avere 2 asoline sull'uncinetto. E in questo modo ho lavorato un pioppolino. Adesso rientro in questo stesso identico punto dove ho lavorato il punto basso e lavoro un nuovo punto basso. E questo è il risultato. Adesso entro nello spazio successivo, quindi qui, e ripeto questo passaggio. Quindi lavoro un punto basso, 3 catenelle, entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Poi rientro in questo stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. E questo è il risultato. Guardate che carino. Adesso entro nello spazio successivo e lavoro un punto basso. Quindi vado sempre a lavorare sullo spazio tra i vari punti alti. Adesso ho terminato questo primo archetto e cosa faccio? Entro direttamente sul punto basso, quindi qui, e lavoro un punto basso. Adesso vado a lavorare l'angolo e cosa faccio? Salto tutto lo spazio precedente, entro direttamente nel primo spazio dell'archetto e lavoro anche qui un punto basso. Poi entro nello spazio successivo, taglio il filo in eccesso rimasto, tanto ormai l'ho bloccato. E come vi stavo dicendo, entro nello spazio successivo e vado a lavorare un pioppolino, quindi lavoro un punto basso, 3 catenelle, rientro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo, poi rientro in questo stesso identico spazio e lavoro un punto basso e questo è il risultato. Poi entro nello spazio successivo e lavoro un punto basso, spazio successivo e ripeto il pioppolino, quindi punto basso, 3 catenelle, rientro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo, rientro nello stesso identico spazio e lavoro un punto basso. E questo è il risultato. Poi spazio successivo lavoro un punto basso, spazio successivo ripeto il pioppolino, senza che vi ripeto sempre come si lavora.
il procedimento è sempre lo stesso. Quindi una volta terminato il pioppolino, cosa faccio? Entro nello spazio successivo e lavoro un punto basso. Spazio successivo, lavoro un pioppolino. Poi spazio successivo, lavoro un punto basso. In questo modo ho lavorato tutto l'angolo. Praticamente ho alternato un punto basso ed un pioppolino. Guardate che carino. Allora, una volta lavorato l'angolo, cosa faccio? Salto lo spazio, entro direttamente sul punto basso e lavoro un punto basso. Poi salto lo spazio, entro direttamente nel primo spazio dell'archetto di 5 punti alti e lavoro un punto basso. Poi nello spazio successivo lavoro un pioppolino. Terminato il pioppolino, entro nello spazio successivo e lavoro un nuovo pioppolino. Una volta terminato il pioppolino, entro nell'ultimo spazio disponibile e lavoro un punto basso. E questo è il risultato. Quindi adesso vado a lavorare un'altra serie, così vi faccio vedere il punto che dovete ripetere per tutto il resto della riga. Quindi entro sul punto basso e lavoro un punto basso. Entro nel primo spazio dell'archetto di 5 punti alti e lavoro un punto basso. Entro nello spazio successivo e lavoro un pioppolino composto da punto basso 3 catenelle, punto bassissimo nella terza catenella e punto basso nello stesso identico punto. Adesso spazio successivo, lavoro un nuovo pioppolino. Rientro nello stesso spazio e lavoro il punto basso per chiudere il pioppolino. Poi entro nello spazio successivo e lavoro un punto basso. E questa è la sequenza che bisogna ripetere per tutto il resto della riga. Quindi vi faccio vedere un'altra volta la sequenza. E cosa bisogna fare? Allora, quando c'è il punto basso, lavoro un punto basso, quindi salto lo spazio tra punto alto e punto basso. Poi, una volta lavorato il punto basso, entro nel primo spazio dell'archetto di 5 punti alti e lavoro un punto basso. Spazio successivo, lavoro un pioppolino composto da punto basso 3 catenelle, punto bassissimo sulla terza catenella e poi punto basso sempre nello stesso identico punto. Poi entro nello spazio successivo e lavoro un nuovo pioppolino.
spazio successivo e lavoro un punto basso. E poi semplicemente continuo ripetendo questa sequenza. Quindi, come potete vedere, è veramente molto semplice lavorare questo bordo. Lavoro punto basso su punto basso, poi punto basso sul primo spazio dell'archetto successivo, pioppolino sullo spazio successivo, pioppolino sullo spazio successivo e punto basso sull'ultimo spazio dell'archetto. Io adesso continuo a lavorare così tutto il resto della riga e noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità dell'angolo, dove vi faccio rivedere come lavorarlo. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto della riga come vi ho detto, lavorando punto basso sul primo archetto, pioppolino, pioppolino e poi punto basso. E adesso devo andare a lavorare l'angolo. Quindi ho appena lavorato il punto basso sull'ultimo spazio dell'archetto. E cosa faccio? Entro sul punto basso e vado a lavorare un punto basso. Poi entro nel primo spazio dell'angolo, qui, e lavoro un punto basso. Poi nello spazio successivo vado a lavorare un pioppolino, sempre nello stesso identico modo, quindi punto basso, 3 catenelle, entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo e poi lavoro un altro punto basso sempre nello stesso identico punto. Poi entro nello spazio successivo e lavoro un punto basso, spazio successivo pioppolino, spazio successivo punto basso, spazio successivo pioppolino. Spazio successivo punto basso, spazio successivo pioppolino, spazio successivo punto basso. Quindi in totale nell'angolo lavoro 4 pioppolini. Quindi una volta terminato l'angolo ricomincio la sequenza, quindi punto basso punto basso sul primo spazio dell'archetto successivo, pioppolino nello spazio successivo, pioppolino nello spazio successivo, e punto basso. Quindi continuo a lavorare alternando quest'ultimo pezzo per tutto il resto della riga. Quando arrivo all'angolo ripeto questo stesso identico passaggio che vi ho fatto vedere adesso, poi continuo a lavorare così tutta l'altra riga, faccio l'altro angolo sempre come vi ho appena fatto vedere e continuo a lavorare tutto il resto della riga. Noi ci rivediamo quando ho terminato di lavorare tutto il bordino della copertina e vi faccio vedere come terminare il tutto. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il resto della copertina come vi ho spiegato, alternando questa parte di bordo con l'angolo. Allora, adesso ho appena lavorato un punto basso sull'ultimo spazio dell'archetto, non mi resta altro che chiudere il giro, quindi tolgo il marcapunto, entro qui nel punto basso lavorato all'inizio, proprio sul primo punto basso e chiudo il tutto con un punto bassissimo.
catenella di sicurezza e taglio il filo. Mi raccomando, lasciatene sempre un pochino per poi poter nascondere questo filo. Allora, adesso non vi faccio vedere come nascondere il filo perché il discorso è sempre lo stesso. Ci rivediamo direttamente quando ho nascosto il filo, così vi faccio vedere la copertina terminata. Allora, come potete vedere la copertina è terminata e questo è il risultato. Sono veramente soddisfatta perché mi piace veramente tanto. Spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi e se è così lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre spero di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Instagram e Pinterest, di cui vi lascio i link in descrizione per poter vedere anche le vostre opere. Noi ci rivediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Vi ringrazio per avermi seguito. Ciao ciao!